Buon pomeriggio a tutti. Oggi Luca Comics and Games ha il grande piacere di ospitare qui Scotty Young. Allora, Scotty non ha sicuramente bisogno di ulteriori presentazioni, ricordiamo che ha lavorato a tantissime testate, Deadpool, X-Men, Spider-Man, ma quello che l'ha sempre contraddistinto di più è il suo stile, quello che basta dargli un'occhiata e si riconosce immediatamente che è lui. Quindi abbiamo qui oggi Michele Foschini, editor Bao, fondatore della Bao, che ringraziamo per averci portato Scotty e a cui passo subito la parola. Grazie a tutti, grazie di esserci. Quest'uomo è qualcosa che non ci aspettavamo. Nel senso che qua ci doveva essere davanti una copia del libro per fargli pubblicità, ma non abbiamo una copia del libro da mettere qua davanti. Ne ha finito 1 migliaio in 2 giorni e una mattina. Infatti questa mattina abbiamo rischiato il linciaggio perché stavano finendo rapidamente le cose. Ed è un bellissimo segno per una persona che per molto tempo si è domandata se il suo stile avrebbe trovato una collocazione nel mercato americano. So Scotty, I think since that you've always wondered if your cartoony style would find a place, in your primary market. I think the story of how you decided to take on Oz would be a good place to start. Come hai accettato di raccontare gli adattamenti del Mago di Oz per Marvel? So how did you accept to do that gig? Marvel contacted me while I was drawing X-Men and said they had an idea for my next job. And they said Wizard of Oz. And it's a strange job to get offered when you work at the world's biggest superhero company. To draw adapt the Wizard of Oz novels, classic children's literature from the 1900s. But I was really nervous to take the job because in the U.S. market, cartoony art styles weren't very popular. We were very realistic, and we were a very realistic superhero market at the time. So I thought if I took that job, I'd very much be out of work for a while. Can I translate? Yeah, please. That was a lot of words to translate. Go. Quando stavo lavorando sugli X-Men, il mio editor alla Marvel mi ha detto che avevano una proposta per il mio prossimo incarico. E quell'incarico era l'adattamento dei romanzi della serie di Oz. Ed era una cosa molto strana, perché intanto essere contattato dalla più grande multinazionale di supereroi del mondo per adattare delle classiche storie di inizio XX secolo era qualcosa di inconsueto. E poi avevo il timore che veramente non venisse accettato bene, perché sentivo che il mio stile così cartunesco poteva contrastare con quel tipo di incarico. Yep. But what changed? Quanto ci è voluto da quando hai iniziato per capire che avevate toccato tu e Eric Schnauer qualcosa di veramente speciale? How long did it take from when you started working on it until you realized that you had really hit on something truly special? I started doing designs on what I wanted the book to look like, and that took about 3 months, where I was doing no pages or had no script. I was just drawing the characters and trying to find a style that I wanted the book to be in. And over that time, the Tin Man at first was a giant robot, and as I worked through things, I got closer and closer to what I felt was me not trying to be the cool artist. It was me trying to translate L. Frank Baum's text. Because I feel like even some of the original illustrations weren't reading from what he wrote, more so putting in what he wanted to put in. And so really the closer I got but about 3 months until I realized, right when I got ready to start pages is when I realized I think I'm going to do something different, And I was very pleased with it, but I was still not sure people would enjoy it as much. Quando ho cominciato questo incarico ho passato circa 3 mesi a fare gli studi dei personaggi. E all'inizio, per esempio, l'uomo di latta era un gigantesco robot. E ho cominciato a dirmi, non cercare di fare l'artista figo,
cerca di raccontare visivamente quello che L. Frank Baum voleva raccontare nei romanzi, perché francamente anche alcune delle illustrazioni delle edizioni originali non mi sembravano raccontare i personaggi della storia, ma più quello che l'illustratore voleva disegnare in quel momento. Quindi più o meno quando ho cominciato a disegnare le prime pagine e avevo veramente distillato il mio stile a quello che volevo, mi sono detto mi sa che farò qualcosa di veramente diverso dal solito, ma ancora non ero convinto che avremmo avuto successo. Then I think that some of your peers told you that you were putting their best-selling books to shame. Mi sembra di ricordare che alcuni dei tuoi colleghi abbiano detto che loro lavoravano sulle testate bestseller e tu li stavi lasciando nella polvere. Yeah, they would come back from the sales meetings and things at the company at the time. They were writing some of the biggest superhero comics. Captain America, this is around the time, Ed Brubaker was writing Captain America, and Brian Bendis was doing Secret Invasion and big time Marvel events. And they said, we look at the sales charts and we're all puffing our chest up, and then Wizard of Oz right there at top. So it really defied everything that I thought would happen with it. It actually sold really well, and people really warmed to it. Ai tempi delle prime uscite c'è stato uno dei grandi incontri, dei grandi meeting sulle vendite e il marketing di Marvel, e alcuni dei miei colleghi molto più famosi di me sono tornati. All'epoca scrivevano cose molto famose, non so, Ed Brubaker scriveva Capitan America, Brian Bendis stava scrivendo Secret Invasion, i grossi crossover, e insomma loro erano stati invitati a questo incontro in quanto autori dei bestseller, e quando menzionavano le loro vendite gonfiavano il petto, salvo poi dire ci hai rovinato la festa, c'era in cima il mago di Oz, e a quel punto si è reso conto che probabilmente era veramente qualcosa di differente. So, how many issues have you done, all in all? And how many story arcs were they? Quanti numeri, quanti archi hai fatto? We did 6 Oz books, and we adapted 6 of the Oz books. And altogether it was 43 to 45 issues. I can't remember the final count. But the first 6 books were the story of Oz. The Oz books are, he wrote one, The Wizard of Oz. Then that was only supposed to be one book. Then they made a stage play. And the stage play made him rich. And so he followed that up with Land of Oz. But he wrote Land of Oz intentionally to be translated as a play. It did not work. The play did not make him rich. So he went back to writing books for book's sake. So we experienced that in comics a lot with movies. But he wanted to end, or his run was going to end naturally at the 6th book. Emerald City of Oz was to be the last one. So we thought as a comic that was a natural place to end as well, just to end right there. Ho fatto 6 archi narrativi con Eric Schnauer e in tutto 43-45 numeri singoli. Devi sapere che il Baum aveva scritto il primo romanzo senza grosse aspettative, ma poi il romanzo era stato trasformato in un'opera teatrale che l'aveva reso ricco. Allora aveva scritto il secondo libro creandolo in maniera tale che fosse più facile drammatizzarlo per il teatro, ma la cosa non ha funzionato per niente, è stato un flop colossale. Allora ha ricominciato a scrivere libri solo per lo scopo di scrivere libri, e comunque la sua progressione doveva finire con il 6º. Siccome questa cosa del successo inaspettato, della cosa che va male e poi del rimetterti a fare quello che era il tuo piano originale mi sembra assomigliare molto a quello che ci capita spesso nei fumetti, era una progressione naturale anche per noi terminare con il 6º numero. Mi pare poi tra l'altro che questi volumi, oltre ad aver venduto molto bene, siano piaciuti molto alla critica, perché più o meno attorno al tempo in cui ti abbiamo conosciuto noi hai vinto un certo numero di premi Eisner. I think the critics kind of like that stuff, because around the time that we initially met, you scored how many Eisners and Arvies? The first year when you and I met was 2009 or 10, Yeah. and we won 2 that year. And then the next year we hung out again in San Diego, and I won 2 more. Then since been nominated for, I think, 4 to 6 more, which I didn't win and was ripped off, but that's okay. We'll deal with that. L'anno in cui ci siamo incontrati, che se non sbaglio era il 2009, ne abbiamo vinti 2. E poi l'anno dopo ci siamo rivisti dicendo non succederà mai di nuovo, e invece ne abbiamo vinti altri 2. E poi abbiamo avuto altre 4-6 nomination, non le abbiamo vinte, ma insomma vabbè, la cosa non mi dispiace particolarmente, dai. Ovviamente noi non abbiamo nessuna intenzione di stare a chiacchierare per un'ora esatta, vi lasceremo liberi prima, però da più o meno adesso, se avete delle domande da fare. Giulia ha una domanda. First question. È una domanda che mi sono sempre detta, se mai mi trovassi Scott Young davanti gli farei, perché è uno degli autori che ammiro di più e il cui stile mi ha sempre più particolarmente colpito.
quello che vorrei chiedergli è una domanda un pochino particolare, ovvero ci sono diversi autori che quando arrivano a lavorare per grandi case, come possono essere Marvel e DC, adattano il loro stile in maniera commerciale, ovvero vedi i lavori che hanno fatto prima, poi vedi quelli che hanno fatto per Marvel e DC e vedi effettivamente quel tipo di cambio di stile. Lui invece è sempre rimasto coerente, ovvero ha sempre proposto il suo tocco, non è mai in questo senso sceso a compromessi. Come ha fatto, ovvero che tipo di consiglio, cosa lo ha spinto a non adattarsi, come ha fatto ad affermarsi e che consiglio darebbe a un giovane disegnatore? Sono in realtà tutte le domande. That's an interesting question because for a good, I've been doing this for about 15 years now, and I would say the first 8 years I spent people telling me that I was too cartoony, that I needed to change, that I needed to draw more, I needed to conform to the style. I knew other friends that were told the same thing, and they did, but they're more talented than me. I didn't not change because I took a stand. I didn't change because I couldn't. I wasn't skilled at that. So I knew how to do the one thing. I didn't know how to do that. So all I could do was say, well, this is what I do. If that's not, So really, I had a couple champions up at the company that really stood behind me and would always, during those rough years, would always make sure that I had a spot somewhere. And then it was up to me to fight and get people on my side. And luckily, the time that everything was going where everything was too cartoony, the internet started to blossom. So I was around when the internet kind of began. So I cultivated a following online that wasn't necessarily something that the company saw. And I think it just took time for the two to meet in the middle. And sooner or later, I think, now European books, which are very cartoony, have started to blend over into America, and the styles are all kind of circling around. And so, yeah, it wasn't a matter of me being hardcore, but I do think that you need to be true to yourself. I think you need to be true to your style and what makes you happy. If you do that, I'm a believer that at some point it'll work out. No, but really, please go on. I don't need to translate all this. And so, if you just take a pen, the way a pen works. Thanks. Grazie. Sorry, I will slow down next time. No, you can break it in half, but it's not a problem. It's for them. Grazie, è una domanda molto interessante. Io faccio questo lavoro da circa 15 anni e per i primi 7, 8 ho lottato con il fatto che tutti mi dicevano che il mio stile era troppo cartunesco e irrealistico. E a alcuni miei colleghi, anche della mia stessa generazione, del mio stesso gruppo, è stato offerto e chiesto di conformarsi a uno stile differente e alcuni l'hanno fatto, ma io credo che sia perché hanno più talento di me, nel senso sono riusciti a trovare una voce in quella maniera adattandosi alle richieste. Nel mio caso era impossibile perché io continuavo a dire guarda questo è quello che so fare, spero che possa andare bene. Per fortuna ho sempre avuto un paio di paladini della mia causa presso le aziende per cui lavoravo che si assicuravano che io avessi sempre un po' di lavoro, ma probabilmente giusto prima che la mia esistenza in quelle realtà cominciasse a diventare critica, Internet è diventata una cosa diffusa a livello globale e io ero lì abbastanza all'inizio. Ho coltivato un seguito di appassionati online che è qualcosa di cui probabilmente le case editrici all'inizio erano inconsapevoli. Ci è voluto un po' di tempo, ma a un certo punto le esigenze editoriali e il gusto della base dei lettori si sono incontrati nel mezzo e quindi ho avuto vita più facile e subito più lettori di quelli che avevo prima. D'altra parte, adesso che tutto traborda verso gli altri mercati, molti titoli europei che tendono ad essere più cartuneschi nell'approccio, pur essendo seri nella narrazione, si vedono in America, influenzano le scelte, a volte vengono anche importati. Questa cosa fa sì che ora sia estremamente più plausibile la presenza di uno come me in un mercato come quello. Good job. I know, I am good.
Se avete domande, altrimenti noi continuiamo. Una breve ce l'ho io mentre ci pensate e qualcuno vi porta il gelato. In che anno hai fatto la prima baby copertina e quante ne sono passate da allora? E ti stai ancora divertendo quando le fai? What year was it when you did the first baby cover? How many have gone since? And are you still having fun doing them? First year was 2012. I did a one-off for Midtown Comics in New York. It was exclusive for their store. I can take more. No dinner for you, sir, tonight. So I did one thing for their store, and the numbers were huge, and they sold out, and so Marvel thought, maybe we should do these for ourselves. And they asked me to do 10. They were just relaunching a big line called Marvel Now, so they had a lot of number ones getting ready to come out. Was the first one the AVX one that you mentioned? AVX, yes. Ok, I'll translate this then. È successo nel 2012, il negozio di Manhattan Midtown Comics mi ha commissionato una variant specifica solo per loro ed una cosa che ci ha raccontato l'altro giorno era una copertina di AVX, di Avengers vs X-Men, con una battaglia con 35 baby personaggi e ha venduto così bene che Marvel ha detto forse dovremmo farlo per noi stessi. Stavano rilanciando la linea Marvel Now in quel momento, quindi c'erano molti numeri 1 in uscita e me ne hanno chieste 10. After those 10? I did the 10, and about the time I got to 7 or 8, I got an email to ask if I wanted to do 5 more. And I was like, oh wow, 5 more for real? So did 5 more, and then I'd get close to almost finishing the list, and another email would come in, 5 more, I'm gonna do 5 more. And about a year into 5 more, at that point, they just started basically giving me a spreadsheet that had my cover deadlines, and they'd be booked 8 months out or 6 months out. So it was one, I'd have one a week for 6 months or one a week for 8 months. And it's we're at almost 5 years now of doing them, and I'm pretty sure we're close to 200. I don't know if I've hit 200 yet, but I'm getting close. Dopo aver fatto quelle 10 mi hanno mandato un'email dicendo ce ne faresti altre 5? Io ho pensato sul serio, ne vogliono altre 5. E ogni volta che arrivavo più o meno alla fine delle 5, un po' prima, mi arrivava un'email che ne chiedeva altre 5. Per un anno siamo andati avanti di 5 in 5, finché a un certo punto si sono stufati di mandarmi tutte queste email e mi hanno mandato un foglio Excel che conteneva le mie deadline di copertine per 6 o 8 mesi e siamo andati avanti per una copertina a settimana per circa 5 anni, quindi ora siamo quasi, non so se ho già passato le 200 o ci stiamo per arrivare. And are you still having fun? Yeah, I get the question a lot, like, are you ever going to stop doing them? Or are you tired of them? Or, is that gimmick over yet? I'm like, well, it's not a gimmick because I have a lot of fun doing it. I get to draw. Not many people get to say they get to draw almost every Marvel character. And some of them draw many. I mean, I've done dozen Spider-Man covers, and so I get to draw every character that Marvel has, which is fun. But I don't have to do 20 pages. I just get to do one cover, it lets me draw the characters. It lets me poke a little fun at the comics I love. And I grew up reading my magazine, so I like humor. I like satire, and honestly, it's literally allowed me to see the world. I mean, these covers have become so popular, not only in the States, but in Italy and Germany and France, that, I'm getting flown to places to sign copies of these baby covers. So it's very tough to feel like that's not amazing. So, yeah, I still have a great time, and I still enjoy all the great stuff that comes along with it. La domanda mi viene posta spesso, a volte mi chiedono non pensi che questo trucchetto prima o poi stancherà? Però non è un trucchetto, perché è un'interpretazione dei personaggi. I want to add that there's always jokes and, more construction under the cover. E aggiungo da traduttore per averci parlato per giorni che molto spesso quando il disegno è molto semplice in realtà c'è un messaggio narrativo sotto di solito in queste copertine che è quasi una vignetta umoristica a sé stante. E poi dice non so quante persone possano dire di aver disegnato quasi tutti i personaggi del Marvel Universe. Mi posso divertire a disegnarli e non devo fare le 20 pagine che ci sono dopo. Quindi è una cosa fantastica.
In più, queste copertine mi hanno letteralmente portato in tutto il mondo. Sono così popolari in posti come l'Italia, la Francia, la Germania, che vengo invitato sulla forza del fatto che le persone hanno visto esattamente queste cose. Quindi sì, sono passati degli anni, la cosa continua, faccio fatica però a dire che non sia straordinaria e bellissima. Poi lo so che postate su Facebook che siamo stronzi e non rispondevamo alle domande, ma siete voi che non le fate le domande. C'ho la secchiona che le fa tutte lei. Rubatele il microfono, dai. In realtà sono due domande. La prima è com'è la generazione di una copertina, ovvero come nasce l'idea, quanto ci studia, perché appunto l'ha detto anche prima, è un po' una vignetta satirica. Io penso sempre, la prima sua che mi viene in mente è quella di Moon Knight appeso alla falce di luna. L'altra è quindi un po' se gli vengono in mente quanto le studia. L'altra è Marvel le approva sempre direttamente o c'è un po' di rimpallo, magari cambia questo, modifica? It's a double question, but in the same vein. The first one is, how do you go about the concept of one of these covers? She's reminiscing the Moon Knight hanging from the sickle of the moon one. And so how you go about deciding the pun or the pose. And the other one is, does Marvel approve them always right off the bat, or is there a lot of bouncing back and forward on what goes on the page? The Moon Knight one, well, first I'll talk about the approval process. There is not one. I've been at Marvel long enough now, and I got to a place where I know what we can do and what we can't, what they kind of want and what they don't. So for years I've been at a place where I didn't really have to go through any kind of cover approval process. Once we kind of lay all that out, I just turn in final covers. I think out of the almost 200, maybe 2 or 3 needed to be changed, but not because they didn't like what I did, but because there might have been a sensitive thing. And like I drew the Punisher, and he had Uzis, and he was, there's bullet shells, and they were like, there were some sensitive things in the U.S. that went on at the time with schools. So it was just a timing, like, maybe we shouldn't have. So, and luckily the edit made it better because I put the darts, the rubber darts, and that's funnier, so an edit there made it funnier. Beh, ti rispondo prima alla parte sul processo di approvazione editoriale. Non ce n'è uno. Un po' perché sono alla Marvel da così tanto tempo che so più o meno che cosa possiamo e non possiamo fare come autori. Però sono arrivato al punto che da anni praticamente mando copertine finite, dopo che mi dicono il personaggio. Ci sarà stato di 200, guarda, 2 o 3 volte in cui qualcosa è stato cambiato. Per esempio avevo disegnato questo baby punitore con degli uzi e bossoli di pallottole per terra e mi hanno detto magari è un problema anche perché era un periodo in cui si stava parlando molto di armi da fuoco nelle scuole. E in realtà la cosa ha migliorato la copertina perché gli ho messo le freccette di gomma con le ventose ed è diventata molto più divertente di prima. But coming up with the concepts like the Moon Knight cover, really it's a little bit of mixture of, is the character popular enough or kind of in the consciousness, the public consciousness enough that we'll all get the joke. Moon Knight, that character is a little crazy. He's the whole book is about him having multiple personalities and being a little crazy. So it just made sense for me, instead of having him do some sort of action pose, that he would have literally got caught on the moon. He would have wound himself, somewhere like around there. Or something where there was a Morbius cover, a vampire. I thought it'd be funny if he had a baby bottle filled with blood, and he had the tombstone said "nap in peace," because I have a young baby at home, and all I ever want to do is nap in peace. So really it's just a matter of sitting around and trying to think about the character and what I think makes that character funny. So now the downside is sometimes you have a character that's too new, or I don't know is popular enough for us to get the joke, or sometimes I don't want to make a joke out of a character. I think like characters like Kamala Khan, Ms. Marvel is a new character doing a lot of good with bringing in a lot of women and diversity to our comics line. So part of me doesn't want to use that as a joke and make fun of it yet, because it's too new to have jokes. It's too new to have that old thing that we can poke fun at a little bit.
Per quanto riguarda il concetto delle copertine, di solito mi pongo per prima cosa il problema di quanto sia conosciuto dal pubblico un certo personaggio. Per esempio, quella specifica incarnazione di Moon Knight ha multiple personalità, è abbastanza uno schizzato. Quindi ho rinunciato subito all'idea di fare una posa d'azione, una posa eroica, e ho pensato, se c'è uno che può pendere direttamente dalla luna deve essere lui, e l'ho fatta in quel modo. Oppure, per esempio, c'era una copertina di Morbius, il vampiro, e mi è sembrato buffo che avesse un biberon pieno di sangue e dietro una lapide con scritto "Pisolina in pace". D'altra parte, quando ero piccolo era tutto quello che volevo fare, un pisolino in pace, quindi era una buona cosa. A volte il problema si pone quando c'è un personaggio troppo nuovo o non voglio farci una battuta attorno. Per esempio un personaggio che porta un messaggio di accettazione della diversità, non ha senso che io me lo rovini con una battuta, quindi delle volte sono più scolastico e ortodosso nell'approccio a quel personaggio. Altrimenti dipende comunque sempre da come percepisco il personaggio, da come penso che sia percepito dal pubblico. Da risposte fantastiche, visto? Quando dai 3 risposte fantastiche arrivano le domande. Andavano un po' scaldati. Since you give such cool answers, they're finally asking questions. Yes. Or they're tired of my voice. Ok, ciao. Volevo sapere, per quanto riguarda la sua serie I Hate Fairyland, l'idea che gli ha fatto, cioè l'idea da cui è nata tutta la serie, se ce l'aveva già nel cassetto o magari appunto perché sapendo anche lo stile che aveva, perché di base è un'idea fighissima e soprattutto con il suo stile si sposa davvero bene. Volevo sapere appunto da dov'è che è arrivata questa idea e se magari il fatto che aveva quel determinato stile poteva aver influenzato la sua idea. Grazie. Where does the first kernel of story idea for Hate Fairyland come from, and how much did your personal style influence the genre, the matter you would tackle in the series? The first ideas came when I was working on Wizard of Oz. Two things, Wizard of Oz and Alice in Wonderland. While I was drawing Wizard of Oz, I started to listen to the audiobook of Alice in Wonderland, which I've read 100 times over my life. But I started to listen to the audiobook. And as I was drawing these annoying characters that talk in rhyme and double speak, and I was also listening to characters be like, "Oh, who are you?" You know, and very like, and so I just started to think, God, why doesn't Alice get more mad at these people who never answer her? Like, in Alice in Wonderland is a book about madness, yet nobody goes fully mad, and so that's really what started kicking me off on the idea of exploring what happens if a character went to a real place and never got straight answers. Would she, and then could not ever leave? Would she lose her mind? Beh, l'idea mi è venuta quando stavo lavorando sui libri di Oz e un giorno stavo ascoltando l'audiolibro di Alice nel Paese delle Meraviglie, che è un libro che ho letto un centinaio di volte nella mia vita, e mentre disegnavo questi personaggi che parlano in rima, con doppi sensi, ambiguità, e ascoltavo intanto questi personaggi che non rispondono mai ad Alice e parlano per indovinelli, mi sono domandato, come fanno a diventare pazza? E allora lì mi è venuta l'idea di un personaggio intrappolato in un mondo fiabesco, con personaggi ambigui e dai modi arcaici e incomprensibili e imperscrutabili, che impazzisce e non può andarsene mai. E quello è l'inizio. And what was the other part of that question? If your style influenced the approach to it, or... Oh, for sure. I mean, the way that I draw on my own thing it definitely guides it. I like to clearly like to draw with a little bit of a frantic line. So it also lent itself to a story like this where I don't have to be very precise and things can be a little manic. Il mio stile ha sicuramente influenzato il tutto, io tendo ad avere questa linea nervosa che influenza molto il mio modo di raccontare, quindi avevo bisogno anche di raccontare un mondo che non fosse tutto preciso, perfetto e simmetrico e ordinato, e quindi sì, le due cose vanno molto bene insieme. Volevo chiedere, siccome recentemente è stato annunciato il rilancio delle saghe X-Men, se ha qualche ingaggio, qualche lavoro che è dedicato a Resurrection o alle cover della serie. Since they recently announced this relaunch of the X titles, do you have anything lined up to do covers for like Resurrection or one of the new projects? I'm not sure yet. Because I still think there's an event that comes before that. There's like the Inhumans versus X-Men. So there's still a couple slots, which I'm sure that I will, but I'm not sure. Like, sometimes I have things on I've had cover assignments on my schedule before the artist knew they were drawing the book.
Guarda, non lo so ancora, perché se non sbaglio c'è ancora un evento prima di quel rilancio, se non sbaglio è gli Inumani contro gli X-Men, e quindi so che ne ho di quelle, sono sicuro che succederà. Quello che so dirti è che delle volte mi hanno mandato un file dove avevo l'incarico per copertine prima che dicessero all'artista degli interni che avrebbe fatto quel titolo. C'era un'altra mano? Sì? Poi altre di qua? Nessuno siete la folla più pacifica della giornata, quindi andate. Ciao, vorrei tanto sapere se c'è magari un altro romanzo su cui sai già che ti piacerebbe lavorare un giorno. Is there any other novel that you already know you would definitely want to work in comics from one day? Yeah, I think some point after I've told enough of my stories, I'd like to take a crack at Pinocchio. Yeah. I'll do that. Yeah. That's great. It's such a dark coming of age story that I think it'd be really fun to approach it in a dark way, and really play around with that. Credo che una volta finite le mie storie non mi dispiacerebbe affrontare Pinocchio. È una storia di crescita e di cambiamento così oscura che sarebbe divertentissimo affrontarla con un taglio veramente oscuro. Allora, vabbè, forse è una domanda un po' scema, però visto che in Fairyland ci sono questi personaggi che proprio quasi saltano fuori dalla pagina, mi chiedevo se lui nella sua testa avesse le voci di questi personaggi, cioè come parlerebbe Gert o come parlerebbe Larry, ecco, se poteva farci proprio le vocine. Okay, wow. Initially I loved this question, now I love it more. Okay, all right. Te lo dico perché in realtà all'inizio stavi dicendo una cosa per cui sapevo cosa ti avrebbe risposto, ma adesso l'hai fregato. Because I thought I had second-guessed their intention. The characters leap off the page in I Hate Fairyland in such a way, and it feels like you know their voices. Could you please do us Kurt's and Larry's voice? Oh my God. Somebody better film this! I'm trying to think of how because I definitely know that I talk. I've said I talk while I do this. I don't know that I have Gert's as much as I have Larry's. Okay. And Larry's is just always like, I fucking hate you. It's just always just very much like, if I could kill you right now, I totally would fucking kill you right now, but I can't kill you right now. I gotta keep you alive. Like it's always just, he'd never change his tone. It probably would be raspier than that though. It'd probably be like a little bit of maybe of like a Tom Waits. He'd probably be like, I could totally fucking, I hate you. So I hear him as a raspy Tom Waits where Gert, the best thing I could do for Gert is it's not my voice as much as I probably hear like a Kristen Bell, you know? Like, when she gets really crazy and it's just, she still sounds very cute and feminine, but she gets that look in her eye that's kind of like, oh, I'm the star. So yeah, I wouldn't mind Kristen Bell playing her in the movie, or even if it was animated, her doing the voice. I think if you think about her character in Frozen, right? She did the voice of Anna, right? Mm-hmm. But if you take Anna, there's those brief moments where she's like, when she's talking about eating sandwiches, falling in love with the prince or whatever, and eating sandwiches, like there's a little bit of like, I'm kind of stalking him, right? And she's always getting her sister like, come out and play with me, come on, there's a snowman, And so she's kind of that pretty Disney voice, but also has you could tell there's some madness behind it. Do all my voices. This joke has been played on me before by Terry Gilliam and I pulled it off. That's a good story for tonight. Allora, so di avere detto in pubblico che parlo molto quando scrivo le storie, cioè mi dico proprio i dialoghi. Infatti il traduttore dice che il dialogo è molto realistico perché lui li fa parlare come parlerebbe con amici in queste situazioni. Però non sono sicuro di avere le voci. Di sicuro la voce di Larry è monocorde e molto bassa, tipo ti odio, muori, ti prego, ti odio. Però forse più rasposa, più un Tom Waits. And then I didn't understand what the fuck you said while you were making Tom Waits, so
They're gonna have to Just go. go, no. Questo. Per quanto riguarda Gert non sono sicuro, perché da un certo punto di vista nella mia testa ha la mia voce, però non è detto, è tipo Kristen Bell quando fa Anna in Frozen, che c'è sempre quel momento in cui ha questa vocina querula, del tipo che tutto è fantastico, tutto è meraviglioso, tu senti che c'è una certa pazzia in lei, ed è questa voce pre-disneyana che è... Did I or did I not? Some good stuff. That's Yeah. why I love you. No, we should do stand-up, you and I. We should. Definitely. Next year, Luca, l'anno prossimo vogliamo dei mattoni dietro e un occhio di bue. E facciamo le imitazioni dei fumettisti. Lui, gli americani. Ah, can I say that you're coming back? Sure. Ok, si è autoinvitato per l'anno prossimo. I didn't want you, but, sure. You why just not? want, now you want my wife to come over. Sure, Yeah. of course. Perché sta mandando tipo foto di tutte le cene alla moglie, ho detto portala. E lui fa, l'anno prossimo? Va bene. Abbiamo tempo per un paio di domande ancora, che non implichino imitazioni o canto. Two more questions with no impressions or singing. Okay. Ciao, io volevo sapere appunto parlando... Dove sei? Ah, scusa. He did to make you raise his hand first? No, I didn't see where he was. Oh, okay. Io volevo sapere, appunto, parlando di scrittura, del fatto che lui, vabbè, a parte che si racconta i dialoghi intanto che li scrive, dove prende un po', cioè quali sono le cose che lo ispirano un po', sia quando scrive che quando disegna, perché in realtà, avendo seguito diverse cose di quello che ha fatto, dagli X-Men a Fortunately the Milk con Neil Gaiman, e tutte le cose che ha fatto poi dopo, Oz, adesso Fairyland, come fa a mettere insieme le cose, nel senso, da dove prende cosa lo ispira di più e come costruisce anche magari le personalità dei personaggi che ha. Grazie. So, we now know that you tell yourself dialogue out loud to make it realistic or convincing, but what are your maybe not obvious influences? He's followed you from the X-Men to Fortunately the Milk, on to other stuff, and then I Hate Fairyland, and it's also distinctive. So what are the things that get you going while you're tackling a specific assignment? Wow. Really, I just try to get inside the material, whatever that book is. If you'll notice, I would say back when I was still doing the X-Men, I hadn't really found my voice yet. I still was trying to reconcile the cartoony me and the comic book superhero me, and it still felt a little clean. But around after X-Men, when Oz came, is when I let go and start to just say what the project needed. And then Fortunately the Milk was the same way. I used different tools to match the tone that Neil wrote. And then the same thing with Fairyland. I approach it a little different. I think clearly my drawings are going to be under there, but sometimes the tools or the way that I decide, the line is going to be clean or shaky, it really just matters on the material. Guarda, quando lavoravo su materiale di X-Men sento che non avevo ancora trovato la mia voce. Era come se il mio stile, che voleva essere supereroistico, si scontrasse con la mia natura cartunesca e non erano ancora scesi a patti. Poi di volta in volta, da Oz a Fortunately the Milk a Fairyland, ogni volta ho scelto degli strumenti differenti ed è palese che la struttura sottostante è il mio disegno, io quella cosa so fare, però ogni volta in qualche modo affrontando il materiale da un punto di vista differente, che lo volessi più contemporaneo o più vintage, che lo volessi con una linea più pulita o più tremula, adattando l'approccio mentale e gli strumenti mi sono riuscito a conformare meglio alle esigenze della singola storia. Ultima domanda. Ultime due domande. Dai, due. Sì? È stata ritrovata la valigia? Oh, certo, sure. We got the suitcase back. Perché voi non lo sapete, ma lo sapete se seguite la pagina Bao. Lui è partito da Chicago con una tempesta. Il suo aereo, anziché essere quello che andava a Milano, è stato un aereo per Francoforte e gli hanno detto quando ci saliva il tuo bagaglio arriverà quando arriverà. Ma ieri, grazie a un insieme di cose, dopo aver avuto quel momento in cui tutti gli portavano... Abbiamo scoperto una cosa, mi secca dirvelo, ma la XXL italiana è la M americana.
E quindi è un sacco di roba che, non so, ci asciugherà la macchina quando la lava, non lo so, la porterà con sé, però niente gli andava bene, ma per fortuna ieri si è ricongiunto alla sua valigia, è stato un momento molto bello, l'abbiamo montato con delle musiche di Richard Clayderman e la valigia si muove a rallenti verso di lui e alla fine si abbracciano. Poi su per le scale però l'ho portata io. Sì, buongiorno. Io volevo solo sapere, visto che parlava degli strumenti, appunto se ci poteva parlare dei strumenti che usa per fare le linee più tremolenti o più lisce, cioè se ha trovato, cioè ecco, la sua esperienza degli strumenti, ecco. Since you mentioned them, would you mention your key tools for drawing? Oh, yeah. I mean, some of the tools. Mostly, what I use now is a brush. Either, yeah, you can see here. Like this is a Pentel pocket brush. It's like it's $10, but it works like a brush. But you just open it up. It has its own ink cartridges. And yeah, we'll. If you need more paper. Yeah, I'll just do a thing. So you can kind of see here. You can do really thin lines. Or you can do lines that go. You could tilt it to the side and get kind of dry brush. So it really it does a lot of different things that a real brush does, but just cheaper and takes a beating. But they're still mostly, you know, for con sketches, I'll do brushes like that. Then, you know, for real work, typical brush, ink. And then just these pens are kind of zebra brush pens. But I actually, the Cintiq that was up here earlier, I start most of my books off there digitally and print it out and then ink traditionally. Guarda, utilizzo molto questa penna a pennello della Pentel che costa una decina di dollari e mi permette di fare, grazie alla sua cartuccia d'inchiostro, quasi tutto quello che fa un pennello normale, solo che è molto più economico. Mi permette di fare linee sottili, linee più spesse, di peso variabile, usando di lato può sembrare un pennello asciutto, e poi utilizzo soprattutto nelle convention, utilizzo molti pennarelli con la punta in feltro o la punta in acrilico, e quando disegno invece a casa utilizzo un pennello normale. C'era una Cintiq prima qui sul tavolo, comincio quasi sempre le mie storie lì, poi mi stampo le pagine e le inchiostro tradizionalmente. Ancora una? Ancora due, poi ce ne andiamo. Non è per andare via, ci stiamo divertendo un mondo, è per essere più rapidi. Tanto il microfono è stato dato a un Pony Express che l'ha portato a Pistoia, è tornato. Buonasera, volevo chiedere, avendo comunque la possibilità, essendo la Marvel sotto il cappello Disney, se gli era mai stata proposta una serie, magari sempre con i Marvel Babies, però a cartone animato, che poteva essere riproposta, o se, un'altra domanda che non c'entra con la Marvel, cioè se aveva intenzione di trasporre in maniera animata anche Fairyland, che si potrebbe prestare molto bene, appunto con voci molto simpatiche, e tenendo presente che adesso i cartoni animati per adulti sono di grande qualità, per esempio se pensiamo a Rick e Morty si potrebbero rendere anche qualitativamente molto bene, se ci aveva mai pensato, gli erano mai state proposte queste cose. Since Marvel is owned by Disney, I've ever been approached about creating a baby Marvel animated series, and are there any plans to animate I Hate Fairyland? I haven't been approached about a baby Marvel series, but there is an animation company working with Sony, or working with Disney right now, making Rocket and Groot short animations based on my artwork from Rocket and Groot. I did a few designs and some consulting for them for that. So that was really cool to see my artwork kind of taken by somebody else and brought to life. So I'll do that and then I'll talk about the Fairyland. Allora, no, non mi è stata mai proposta una serie legata ai personaggi baby della Marvel, ma c'è un'azienda che sta lavorando con Marvel in questo momento che sta realizzando degli short animati di Rocket Raccoon e Groot basati sui miei design, e mi hanno chiesto, sulle storie che ho fatto, mi hanno chiesto di fare dei disegni aggiuntivi per questo materiale, ed è stato molto forte veder trasformare in qualcosa di animato qualcosa che avevo fatto in maniera statica e bidimensionale. And in Fairyland, I Hate Fairyland, we don't have a deal. We don't have a thing yet, but we're close maybe to. We have a pitch working, and we're taking it out to a few people, and hopefully,
hopefully soon we'll have something to announce with that. But it's probably going to be live action. We're probably aiming more towards live action. Yeah. So again, this is the very baby stages of it. So there's nothing to say officially, but it's being worked towards. But I thought that there's good timing right now because, you know, Alice in Wonderland movies make a lot of money. Deadpool made a lot of money. And I've always sold this as Deadpool meets Alice in Wonderland. So. Per quanto riguarda Odio Favolandia non c'è ancora un deal né nulla, ci stiamo lavorando, nel senso che c'è un concetto che sta venendo portato con attenzione in giro, c'è dell'interesse. La cosa strana è che probabilmente non sarà animazione ma sarà con attori in carne e ossa e d'altra parte è un buon momento per questo tipo di cosa perché i film di Alice nel Paese delle Meraviglie hanno fatto un sacco di soldi, Deadpool ha fatto un sacco di soldi e io ho già spiegato agli studios che è Deadpool incontra Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi insomma dovrebbe funzionare. Abbiamo l'ultimissima qua davanti perché non possiamo mandarla a casa scontenta. Hi Scotty, I love your work. Oh, thank you. And I don't Ce la fai in italiano per loro? I don't speak English, quindi adesso smetto di parlare inglese. Dunque, sono una lettrice di Rocket Raccoon e nei primi numeri tu sia sceneggiavi che disegnavi e è stato molto traumatico passare ai disegni di qualcun altro nonostante fossero molto bravi. Volevo sapere di chi è stata la scelta di farti solo poi continuare a sceneggiare e far disegnare qualcun altro e se la cosa ti è dispiaciuta. She's an avid Rocket Raccoon reader. She loved the fact you were both writing and drawing it, to the point that it was traumatic to see somebody else on art. And was it your choice? Why did you let go of the art part? And was it strange to work with somebody else? I let go of the art because the little giant-sized little Marvels book that I did for Secret Wars, that they said they wanted to do that. And I couldn't do both. I couldn't draw both, and I had been telling them that I wanted to do that book for a long time. And so with Secret Wars coming up, it was a perfect time. So I had to step back from art. But the way that I was okay with doing that was I picked all the artists that I worked with. So Jake, who came on, is my best friend. So I've known Jake for years and years and years. So stepping away from art was okay for me because my best friend drew it, and it was the closest thing to writing for myself because I know his work so well. So I knew exactly how he would draw it. And then the artists after Jake were also artists that I picked. So everyone was somebody who I wanted to work with. So it made it a lot easier. Beh, ho dovuto lasciare andare la parte artistica perché Marvel mi ha detto che un progetto che gli avevo rotto le scatole per anni per fare, cioè Giant Size Little X-Men, era qualcosa che volevano fare in quel momento e non ero in grado di disegnare entrambe le cose. Ma ho accettato questo passaggio alla condizione di scegliere io i disegnatori con cui avrei dovuto lavorare. Il primo, Jake, è il mio migliore amico. Conosco così bene il modo in cui affronta i disegni che è stata la cosa più simile a scrivere per me stesso che potessi fare, e anche chi l'ha seguito si trattava sempre di persone scelte da me, quindi in realtà mi sono anche tolto la soddisfazione di lavorare con persone che volevo vedere messe alla prova con quel tipo di materiale, ed è stato in realtà molto più facile abbandonare il controllo totale della testata. Io vi ringrazio tutti per essere stati qui, è stato molto bello chiacchierare con voi, grazie per aver carburato le domande, ci vediamo allo stand tra un pochino e comunque ci vediamo qua tra un anno per fare la stessa identica cosa. Ciao, grazie.